ragazzi, stiamo andando verso il posto, siamo quasi arrivati. Mi voglio mettere, qua davanti c'ho un alberone grande e mi voglio mettere lì per il decollo, così abbiamo tutta la schiera montuosa qua davanti, proprio a 2 passi. Ciao piloti, benvenuti e bentornati nel canale, soprattutto benvenuti a questo nuovo video di oggi che sarà, come penso e prevedo, un bellissimo video. Andremo a riprendere, vi faccio vedere un attimo con la action cam, tutta quella, vedete quella, c'è una specie di lama rocciosa e qua c'è una parete pronta per essere scalata dal nostro Phantom 4, lo vedete? Eccolo là, vedete? Questa è la parete rocciosa e questa è la cresta, una lamina che si protrae per diverse centinaia di metri. Ecco, quello andremo a riprendere. Questo è il nostro obiettivo. Qui è tutto pronto, il Phantom è già pronto, eccolo qui, pronto per l'uso, acceso, ho già preso i satelliti, tutte le registrazioni sono attive, partiamo. Pronti per il nuovo video, partiamo. Ragazzi, c'è uno scarto, questo affare qua ci alziamo un po' perché almeno così non abbiamo problemi di tralicci. Ecco qui, rimaniamo sui 120 come dice la legge. Ragazzi, questa qui è un punto di interesse particolare
fa parte credo del parco del Carce. Vedo niente, non vedo niente, vedo soltanto il monte. È particolare, è veramente particolare. Abbiamo il sole laterale e quindi questo non è che mi preoccupa più di tanto, è tutto collegato a modino. Siamo qua in arrivo, ecco qui. Guardiamo anche sotto, è incantevole, no? Cioè, ci sono dei posti qui veramente notevoli. Ecco fatto, ci siamo. L'importante è che ci sia il segnale. Cercheremo di alzarsi un po' di più, sempre rimanendo con l'orizzonte. Siamo all'87% di batteria. Dimenticavo di dire che questa è la batteria che dura meno, perché già diversi anni che la tengo. Ora possiamo aumentare di altitudine perché sotto abbiamo la montagna e come ripeto, la montagna è sempre quella dove bisogna prendere il punto di riferimento per l'altitudine, quindi si può salire tranquillamente. Perché come ben sapete, no, l'altitudine viene riferita al punto di distacco dove si trova il drone sotto praticamente. Quindi qui magari dice che sono 3,40, invece in realtà sono ben pochi, no? Ecco, sto vedendo con grande gioia che là proprio ai piedi del monte c'è una strada sterrata e quindi deduco che si poteva arrivarci in macchina senza problemi, no? Nella serie. E va bene così, insomma. L'importante è riprendere un po' queste schiere rocciose e calcolare un attimo, no? Di riprenderle nel meglio che si può. Eccole qui. Ora andiamo un po' laterali. Ecco qua. Cerchiamo ora di aumentare un pochino. Chiaramente qui bisogna alzarsi e cercare di, ecco, perfetto, così va bene. Vedete, questa è una specie di spina dorsale che dove c'è una cresta rocciosa, si adagia proprio nel vero senso della parola. Ecco, praticamente parla di maximum flight, però chiaramente è riferito a dove si trova, non è nemmeno a 20 metri praticamente, no? Vedete? Questa è la cresta, si va piano per farla vedere, ci abbassiamo un'ideina, addirittura ci sono le strade a destra e a sinistra, quindi è una cosa stupenda. Noi ci siamo fatti un pezzo a piedi, però poi non abbiamo visto che praticamente si poteva arrivarci agevolmente anche con una jeep o qualche cosa di diverso, insomma. Allineiamoci alla cresta in maniera che, ecco, il vento non gli dà assolutamente nessuna noia. Ce la facciamo tutta, ci abbassiamo anche un po'. Ecco qua, la cresta rocciosa, ce la percorriamo tutta nel vero senso della parola, che è molto lunga. Alziamo un po' il gimbal, ecco qui,
torniamo di lato, ecco, c'è anche un sentiero sulla cresta, siamo al 69% di batteria, abbassiamoci ancora, abbassiamoci ancora, ecco. Ecco qua. Ecco. Siamo al 66% di batteria, vedete, è proprio una specie di pettine, no? Nel vero senso della parola. Cerco di abbassarmi per riprenderlo meglio possibile. Poi lo facciamo laterale, è finito ora praticamente. Qua c'è la strada. E va a finire la cresta proprio su una strada enorme sterrata. Ora ci alziamo un pochino, si gira. Questa è una finca che si chiama Finca Ferrer, vedete là c'è proprio la vi faccio vedere un attimo. Ora vi dico una cosa sostanzialmente carina, vedete quella lì è la Finca Ferrer, praticamente intorno al suo territorio c'è. Ora facciamo un ingrandimento del Phantom 4, eccolo lì, facciamolo più che si può, ecco che si vede la finca ingrandita. Che ve ne pare? È tremendo, no? Benissimo, fatta l'ingrandimento che è scioccante, tipo al Mavic 3 Cine. Dopodiché noi ora giriamo e proseguiamo con la nostra riprese. Siamo al 61, alziamo un po' il gimbal e ripartiamo, stavolta lateralmente è molto più bello. Ci abbassiamo, ecco qua, cercando di stare attenti, ecco qua. Ecco, perfetto. Cerchiamo di fare una cosina bellina. Con questi occhiali non è che vedo molto, ma insomma, alziamo un po' il gimbal. Si dice gimbal, non gimbal, come alcuni dicono. Gimbal, no? Siamo al 59% di batteria, bisogna alzarsi se no perde il segnale. Ecco qui, alziamoci, perfetto. Guardate che bellezza, è uno spettacolo, no? Che ve ne pare? È uno spettacolo veramente. Alziamo ancora il gimbal, vedete tutta la strada sterrata lì. Comunque, per quanto riguarda l'ingrandimento che ho fatto prima con il Phantom, non vi svelerò il segreto, ci dovete un po' rimuginare. Mi diceva che ritornava, in realtà perché deve calcolare anche il tempo di rientro, perché siamo al 55% di batteria e noi ora ritorneremo indietro e praticheremo il nostro viaggio di ritorno tra poco, anche perché il mio Phantom suona al 30%, quindi è meglio ecco qua,
Giriamo e torniamo alla base, cercando di abbassarci e far vedere un po' il paesaggio nel vero senso della parola. Siamo al 50, quindi praticamente è più che sufficiente la batteria di rientro, l'energia di rientro, però per essere tranquilli, diciamo, abbiamo fatto il giusto giretto della serie. Non metto nemmeno la modalità sport, tanto non è che ci possa importare più di tanto. Ci abbassiamo intanto, così vediamo un po' anche di territorio. Ecco qua. Siamo al 47, più che sufficiente la batteria. Ma che calcolo avrà fatto? Questo non si sa. Ora io vi voglio raccontare una cosa, no? Vi voglio raccontare il fatto che praticamente a me non interessa aggiornare la tipologia dei droni per un piccolo semplice motivo, che non voglio far arricchire gli altri, nel senso che quando ho una batteria di droni, più o meno i video vengono fatti nella stessa maniera che comprare gli ultimi tipi di droni. Ora non voglio fare una polemica, no, assolutamente, però molta gente compra sempre al passo coi tempi, ma poi alla fine i video per fare queste cose non è che ci vuole, non è che richiede una cosa professionale della serie, no? Sono tutti professionali i droni della DJI. Guardate il Phantom 4, io penso che ancora adesso non l'ha ancora battuto nessuno della serie, e quindi credo che andare a spendere tanti soldi poi alla fine, come si dice, il gioco non ne vale la candela. Ecco, io volevo arrivare a dire questo, no? Della serie. Siamo abbastanza vicini, vi voglio far vedere anche il paesaggio. È un paesaggio tremendo nel vero senso della parola. Tanto ci possiamo un po' abbassare, perché tanto altitudine e quindi andiamo un po' avanti, vediamo, vedete lì tutte le distese un po' verdi, un po' marroni, non si sa bene, no? Questo territorio è abbastanza variegato, praticamente è molto strano, no? Non è come quello che sono abituato io in Toscana, con tutte le foreste, il verde, i monti, roba varia, insomma. Allora, ora, siccome sono arrivato abbastanza presto e che siamo qua, mi faccio un giretto da queste parti, vado un po' in là, eccolo là che lo vedo, mi abbasso un pochino e vado un po' di lato, così siamo al 37% di batteria, fra poco suona e noi possiamo tranquillamente, alzo un po' così si vede l'orizzonte, vado un pochino in là giusto per far vedere un po' come finisce questa cosa, almeno così abbiamo una panoramica più completa del territorio. Avete visto la catena montuosa, è stupenda a dir poco, e ne valsa la pena farci un bel volo lì, onestamente. Qui c'è una casa, quindi torno indietro perché a me non mi va di riprendere case, a me mi garba solo riprendere la natura, questa natura qui, ecco, manca poco che avevo perso il segnale. Abbassiamo il gimbal, riprendiamo un po' gli alberi, alziamoci un pochino, non vedo tralicci, quindi mi soffermo sui 40 metri d'altezza, 50, ecco qua. Qui vedete ci sono alberi, colline, eccetera eccetera. Laggiù c'è un'altra casa, vedete, e quella lì sicuramente è la finca del Ferrer.
Meno male che io sono rimasto di qua dal promontorio, quindi ora giriamo piano piano e torniamo perché siamo al 32% di batteria. Ok, faccio un giro qui dintorno dove sono io. In lontananza vediamo una serie di monti, quei monti là l'ho già fatti, sono stati già oggetto di alcuni miei voli con il drone. Purtroppo con il drone bisogna viaggiare, non c'è niente da fare. Eccolo che arriva. Ora io mi sposto dalla telecamera principale e vado a prendere il mio Phantom 4. Ecco che lo prendo. Atterrato perfettamente senza nessun tipo di problema. Mi rimetto davanti alla camera principale così mi potete vedere. Fermo innanzitutto le registrazioni, quelle critiche, altrimenti poi sono dolori. Ecco, consentitemi un'ultima cosa di spengere il drone e ritorno subito. Ok. Io sono contento veramente oggi di aver fatto questo tipo di volo perché quelle croste rocciose tipo pettine non si trovano molto facilmente. In Spagna magari in certi posti si possono anche trovare, specialmente vicino a casa mia ce n'è un altro paio di quelle lì, però poi allontanandosi non se ne trovano molte, soprattutto quando siamo nei parchi, allora a quel punto le cose si mettono veramente male, sono quasi introvabili. Allora, io vi ringrazio di aver visto questo video, vi voglio solo dire che lo zoom che ho fatto con il Phantom, io sono qui in attesa per farmi dire da voi come ho fatto. Io ho lo zoom nel Phantom 4, voi mettete nei commenti, io vi risponderò e vi svelerò il mio segreto. Comunque, dai, vedo che il mio canale cresce, non so se l'avete visto, gli iscritti aumentano, i follower quindi aumentano, le visualizzazioni aumentano, sono contento. Io ripeto, non lo faccio a scopo di lucro, non monetizzo niente su YouTube, lo faccio solo per divertirmi e avere un hobby che a me piace molto, anzi moltissimo. Un grande saluto a tutti i piloti, sabato su Instagram per l'anticipazione del video che uscirà il lunedì successivo. Chi mi conosce lo sa, chi non mi conosce l'ha saputo ora. Ciao da Drone Generation, ciao!